Perfetto. Ok, oggi parleremo di Model Creator nella nuova versione Plovdiv 2.4, quindi con tutte le piccole novità inserite a livello di articolatori da stampa. E, martedì prossimo invece vedremo il Model Creator applicato sulle basi implantari, quindi con le piccole novità per quanto riguarda appunto le tolleranze di stampa. L'ordine è stato preimpostato su corone anatomiche, quindi le 4 corone anatomiche, denti adiacenti e antagonista. Quindi sapete che il Model Creator è un modulo, un applicativo di Exocad, quindi andremo ad applicare il Model Creator e entreremo nel CAD. Nel CAD subito il sistema ci chiede che tipo di modello vogliamo realizzare. In questo caso potremmo usare ad esempio la più comune forma di stampa che magari un po' tutti conoscono solo come esempio, che è la Formlab a 50 o a 100 micron, decidete voi quello che volete. Si crea questo piatto di stampa che io posso gestire come altezze, come spazi e soprattutto posso muovere all'interno il modello come voglio, sia in senso assiale che in senso orizzontale che in senso verticale. Quindi vedete che potete orientarlo perfettamente all'interno di questi due spazi. Il blu indica il superiore, il verdino la parte inferiore. Successivamente c'è l'opportunità, per quanto riguarda soprattutto le scansioni intraorali, di fare delle pulizie, perché sapete che quasi sempre non arrivano così belle e pulite, ma sarà possibile comunque, come potete vedere con questo brevissimo esempio, andare a cancellare le parti che non ci interessano, oppure se volete stampare magari solo una porzione del modello, ad esempio soltanto la porzione anteriore, cancellate tutte le parti posteriori e andremo a realizzare soltanto quello che ci interessa. Il passaggio successivo è appunto quella che normalmente nel CAD è la delimitazione appunto della linea di margine, che vedete appunto nel caso demo è già stata predelimitata, ma potete comunque in qualunque attimo ricliccare e riassegnare una nuova linea di margine. Posso applicare, perché per me va bene, queste linee che sono state già disegnate automaticamente su tutti e 4 gli elementi. È ovvio che vedete anche da questa immagine in primo piano che si tratta appunto di una preparazione esposta, quindi è consigliabile, quando l'impronta è un'impronta di tipo digitale intraorale, avere delle preparazioni a vista, altrimenti si complica un po' dal punto di vista della pulizia la definizione della linea di margine e quindi anche del solco di preparazione. In questo caso è abbastanza esposto, è abbastanza visibile, quindi possiamo utilizzarlo tranquillamente. Posso anche decidere se voglio rendere rimovibili anche i denti adiacenti, ad esempio tipo il 13 e il 23, cioè renderemo estraibile con delle carotine anche i due denti adiacenti. Nel passaggio successivo lui ci dice: ok, qual è il perimetro di questo dente che tu vuoi rendere rimovibili? E vi indica che rimovibile, e vi indica che il dente è il numero 13, quindi un clic sul dente 13 e lui perimetrerà questo elemento, un po' come fa nel modulo di provvisorio prelimatura, per chi conosce il modulo di provvisorio prelimatura, e ci identificherà quello che sarà il percorso che lui seguirà, come vedete, per la realizzazione della carotina estrattiva. La cosa, una volta che abbiamo applicato e confermato questa modalità, lo facciamo sul dente 23, quindi anche il 23 lo renderemo rimovibile dal nostro box di contenimento del modello. Vedete che lui qui, avendo questo poco dettaglio di finitura tra il contatto del premolare e del canino, tende un po' a fare una linea più o meno approssimativa, ma è ovvio che voi potete gestire questi pallini e decidere appunto qual è il perimetro esatto o la circonferenza di questo canino e riapplicare di nuovo per avere un nuovo disegno di questo percorso e quindi delimitare la carotina estrattiva esattamente come desideriamo. È ovvio che ogni volta che voi ricalcolate il sistema ricalcola e quindi darà una nuova soluzione. Approvata questa fase andiamo avanti
e in questo passaggio andiamo a vedere appunto il disegno del modello. In questo caso ci sono alcune modalità da tener conto, come ad esempio quale sarà la direzione di queste carotine, cioè io posso in maniera individuale o totale andare a gestire, nel senso che se io do una vista e dico di bloccarmi questa inserzione delle carotine dalla vista che decido, lui tutte insieme me le mette in questa vista. Poi se voglio comunque ottimizzare individualmente, perché ritengo magari che il laterale possa fuoriuscire dal box del modello, o comunque fare sì che queste carotine siano un pelino più interne e quindi non vadano a creare problemi nella realizzazione del box, posso andarle un po' ad individualizzarle individualmente. Una volta che ho deciso qual è appunto l'asse di inserzione di queste carotine virtuali, vado a controllare le impostazioni, quindi il gap orizzontale, il gap dell'asse verticale, tutti i parametri che ovviamente vengono indicati in questo modulo, che poi potrebbero essere approfonditi nei corsi one-to-one, lo spessore del modello, vedete, eccetera. Posso anche decidere di nella fase dei monconi di aggiungere dei pin, quindi l'altezza dei pin per esempio, il tipo di preparazione, la larghezza e tutto quello che riguarda appunto la costruzione del modello. Una volta che abbiamo preimpostato tutto, andiamo avanti e il sistema operativo realizzerà, grazie alle informazioni che sono state date, singolarmente e individualmente queste carotine. Vedete, fa una sorta di modello Geller, non è il termine esatto, però comunque delle carotine rimovibili su un modello appunto totale, per cui non avremo la separazione dei monconi ma avremo l'estrazione delle carotine singolarmente. Quindi si può anche pensare nel caso di stampare soltanto, per esempio nel caso di una corona singola, soltanto la carotina di riferimento per un controllo post produzione, senza dover produrre per forza tutto il modello intero superiore ed inferiore. Ovviamente oggi noi vedremo tutto il modello superiore ed inferiore, anche perché andremo a vedere i vari pin di collegamento tra i modelli e un po' tutto quello che è possibile fare con questo modulo molto carino, molto veloce e anche abbastanza semplice. Soliti tempi di attesa dati appunto purtroppo da il mio PC, che non è una gran macchina, ma piano piano, se non lo stressiamo, arriveremo alla fine. Realizzato il primo modello, stesse impostazioni come spessore delle pareti e tutto il resto all'inferiore, e andiamo a realizzare anche il modello inferiore. Vedete che questo tipo di impronta, essendo un'impronta di tipo a colori, quindi o un Trios o qualcosa di simile, vedete che è molto realistica, molto fedele a quello appunto che è il caso in bocca, e questo tipo di modalità è possibile attivarlo tenendo accesa la texture qui laterale, vedete? Altrimenti, se volete lavorare con i modelli come siete abituati nel CAD, basta spegnere la texture e lavorerete, poi lo vediamo dopo magari, lavorerete in modalità color gesso, tra virgolette, in maniera così proprio ordinaria. Ok? Ok, abbiamo realizzato il nostro bel modellino con i parametri che abbiamo chiesto. Vedete che questo modello è totalmente scomponibile, nel senso posso rimuovere la carotina con il suo alloggio e il suo stop verticale, posso rimuovere il modello e avere solo le carotine individualmente, posso togliere l'inferiore e quindi andare a valutare singolarmente anche il ditching che il sistema predispone con lo spessore che abbiamo deciso, la profondità che abbiamo deciso, esattamente al di sotto della linea di preparazione. Vedete, quindi abbiamo anche questa opportunità di avere una preparazione al di sotto della linea, appunto, per creare questo ditching di lavorazione. Questi sono i due modelli, modello superiore, modello inferiore. Posso inserire uno dei pin di attacco o delle basi nuove che sono state inserite, ad esempio questa che solitamente si usa per gli articolatorini
che si vendono mi sfugge il nome adesso, aiuto, vabbè, poi appena mi viene in mente ve lo dirò. Ci sono diverse lunghezze, vedete, della Itero, scusatemi non mi veniva il nome, quindi vedete che potete posizionare queste e si muovono in maniera simultanea, vedete, superiore ed inferiore, e su questi fori andranno ingaggiati appunto nell'articolatorino Aitero. Ci sono di diverse lunghezze, abbiamo ad esempio il più corto, ve li faccio vedere un po' tutti, eccoli qua, queste sono un po' più corte, quindi potete muoverlo, ruotarle, posizionarle esattamente come e dove dovete e ottenete il vostro articolatorino virtuale. Ci sono inoltre dentro, ve ne faccio vedere qualcun'altra, qualche altro tipo di slot, ma ce ne sono diversi e quindi magari anche un po' carino andarvi a vedere e scoprirle una alla volta voi. Avete questo tipo di clip per un altro tipo di articolatore, oppure vediamo ancora, abbiamo questo tipo di clip e inoltre, se non ricordo male, adesso vedo di trovare il nome, i pin di supporto classici, che quindi un po' quelli che siete abituati a vedere vi permettono appunto di creare un mini articolatore virtuale avendo le parti separate superiore dall'inferiore. Oppure ancora abbiamo, togliamo queste, e abbiamo ancora questo tipo di articolatore, ecco qua, che si muovono anche queste in simultanea e danno le larghezze che ci interessa per posizionarlo come ritenete più opportune, sia in altezza, vedete, che in larghezza. Quindi da questo punto di vista secondo me è stato fatto un gran bel salto avanti. Ce ne sono tante altre, poi magari ve le andate a vedere in maniera individuale e scegliete quelle che preferite anche un po' in base a quella che è il vostro protocollo di lavoro. Potete inserire un testo, questo si poteva già fare anche nelle altre versioni, ma ve lo faccio rivedere giusto per... Ok, e potete anche qui sottrarre o aggiungere il testo e soprattutto lo potete fare in modalità con uno spessore ad esempio 0,7, di solito io uso uno 0,7 in modo che lo vedete per benino, e decidete, come vedete, anche la dimensione, ok? Una volta che abbiamo terminato questa fase e quindi abbiamo applicato anche i nostri, ad esempio i nostri pin, ne applichiamo uno così andiamo anche a vedere il tipo di lavorazione, come viene fuori finito questo articolatore. Applichiamo magari questi Aitero corti, più o meno così, andrebbe un po' più alto ma va bene così, lo ruotiamo un attimo in questo senso, a posto, e andiamo avanti. Andando avanti il software ci propone anche, dice ok, avete realizzato il vostro modello, lo manderete in stampa, farete quello che volete, che ritenete opportuno. Volendo potremmo già progettare, visto che abbiamo scontornato le linee di margine, abbiamo fatto tutto quello che serve per liberare questi monconi appunto che derivano da una scansione intraorale, andiamo direttamente alla fase di modellazione. Quindi in fase di modellazione ci salviamo ovviamente questo progetto per tenercelo poi e andare a prendere singolarmente le parti, quindi modello superiore, modello inferiore, carotina 13, 23 e gli elementi 11, 12, 21 e 22 per poter appunto creare gli elementi di stampa. In questa fase abbiamo visto già nella prima lezione come poter applicare anche uno Smile Creator 2D, quindi con due foto 2D, o per chi è un po' più smart anche foto 3D ricavate dal cellulare, ma ne parleremo magari in altre occasioni. E la procedura diventa quella classica appunto da Dental CAD, quindi come vi dicevo potete anche spegnere la texture e vedete che stiamo lavorando su due modelli classici, quindi gli assi di inserzione individuali di queste corone
21 e 22. La spaziatura del cemento, quindi gap cemento, che va valutato, come vi spiegavo, di volta in volta in base al caso, appunto al numero di monconi, alla forma e a tutto il resto. Ecco qua, quindi decidiamo che gap cemento dare, la distanza dal margine. Qui non mi soffermo per ulteriori appunto informazioni, perché ne abbiamo già parlato nel corso precedente di primo livello e soprattutto immagino che molti di voi conosceranno alla perfezione. Potete scegliere la libreria che volete, in questo caso io mi soffermo anche qui, non mi soffermo a spiegare come cambiare le librerie, come gestire le modellazioni eccetera, perché non è questo il motivo dell'appuntamento di oggi, ma mi accontenterò semplicemente di utilizzare la forma generica o generic e adattarla molto rapidamente, solo per portarvi al termine del caso e vedere appunto quello che riusciamo ad ottenere. In questo caso sono immense queste forme, ma non mi interessa, quindi dovremmo anche ridimensionarle un po' in questo senso. Diciamo che questa forma non è proprio adatta per questa occasione, però non fa niente, so che mi capirete. Ok, boh, lasciamole così. Quindi andremo avanti. La procedura è il wizard classico di Exocad, cioè andrà a chiudere le linee di margine sulla delimitazione che abbiamo preimpostato all'inizio quando abbiamo creato il nostro modello virtuale, e avremo 4 corone monolitiche. Ovviamente in fase di modellazione sarà possibile gestire ogni parte, ogni tipo di intervento che sapete bene come nel Dental CAD è possibile fare, andare avanti fino alla fase di riduzione, che in questo caso non avviene perché l'impostazione iniziale appunto era di corona anatomica, e quindi avremo le nostre 4 anatomie perfettamente adattate alla linea di margine e ai nostri modelli virtuali. Abbiamo ovviamente l'opportunità di vederlo sia su modello sul modello appunto classico che sul modello superiore in gesso, tra virgolette, cioè non finalizzato. In fase finale, quando chiuderemo questo progetto e salveremo il tutto, all'interno della cartella in Explorer avremo ovviamente tutte le parti separate, cioè la base del modello superiore, la base del modello inferiore e le varie corone, quindi Crown 11 e Model Die 11, quindi il monconcino del dente 11, Corona 12 e modellino del dente 12 e così via, tutti gli altri componenti, in maniera tale che ognuno di voi potrà decidere di scomporre e realizzare quello che sarà appunto la produzione finale come ritiene più opportuno. Vi ricordo il prossimo evento, appunto martedì prossimo, parleremo ancora di Model Creator in Plovdiv 2.4 su lavorazioni con impianti.